Siamo qui con la ambasciatrice Fraser, che è ora la rappresentante speciale del segretario generale per i crimini contro i bambini nei conflitti. Ecco, c'è stata appena adesso una conferenza stampa molto importante, ha presentato un rapporto dove ci sembra di capire che il dato più importante è che per la prima volta i maggiori responsabili dei crimini contro i bambini nei conflitti sono i governi. Sì, purtroppo questo veramente è il dato più importante e questo rapporto annuale noi vediamo che i governi, gli armati dei governi, sono state actors, non terroristi e gruppi armati, sono quelli che commettono più crimini contro i bambini. Questa è una data molto sconcertante perché i governi dovrebbero essere quegli attori che agiscono nell'ambito della legge internazionale e dovrebbero essere i gruppi armati e i gruppi terroristici che sono quelli che violano la legge internazionale. I governi sono quelli che dovrebbero essere gli attori che stanno proteggendo i bambini, ma quest'anno vediamo questo sconvolgente cambiamento nei nostri dati. E dico sconvolgente perché riflette tutto quello che stiamo vedendo nel mondo, sai, attori in guerra, governi in guerra che non rispettano la legge internazionale, basicamente, ed è riflesso nei nostri dati. Ecco, ma ci può dire quali di questi governi, almeno i principali, sono messi sotto accusa da questo rapporto? Allora, nel nostro rapporto abbiamo 9 state actors, perché non è il governo, no? Però sono le forze armate nazionali. Allora sono state actors, che sono 9. C'è quelli... sono tutti bad actors, i peggiori dei bad actors sono forze armate israeli, quelle dei Myanmar e Russia. Il Sudan è lì anche. E ha già avuto delle reazioni da questi governi o state actors dopo la pubblicazione di questo rapporto? Appena pubblicato, peraltro. Sì, alcuni vogliono lavorare con noi per entrare in un commitment plan con noi, per vedere come possono agire meglio nel conflitto. Per noi è molto importante che, sai, noi diciamo che le guerre hanno le regole, non diciamo preferibilmente non ci saranno guerre, ma se ci sono delle guerre uno deve operare dentro le regole, la legge internazionale. Allora ci sono governi che danno molta importanza al nostro rapporto e che vogliono lavorare con noi per vedere come possono proteggere i bambini. Meglio, ci sono altri che non importano. C'è stato un momento durante la conferenza stampa che, rispondendo a una domanda, ha mostrato l'emozione e anche il dolore per i crimini commessi contro bambini, dove ha detto che sono evitabili anche perché sono delle scelte precise. Ha fatto un esempio di una scuola vicino una base militare e che si possono usare armi per non colpire la scuola, ma si riferiva al caso iraniano dell'inizio della guerra? No, veramente non a quello, perché da quello che sappiamo adesso, ma stiamo ancora aspettando il risultato dell'investigazione ufficiale, hanno dato dati sbagliati, no? Ma per esempio succede anche quando parliamo con la Russia su attacchi su scuole, per esempio ospedali in Ucraina, ci dicono che la scuola o l'ospedale non era il primary target, ma che quella scuola o l'ospedale era vicino a una fattoria di droni, per esempio, un factory, non so, di droni.
E allora, quando io ho queste discussioni con loro, dico, però quando state pensando all'operazione che dovrete usare, che dovrete fare, volete colpire questa installazione di droni e sapete che vicino ci sono o blocchi di appartamenti, o c'è un ospedale, o c'è una scuola, dovrete usare armamenti che non avranno collateral damage sulla popolazione civile. Allora, queste sono scelte che l'operational commander prende.